Ecco qua il musetto. Sul lato destro non c'è niente di particolare, c'è la porta, c'è la tenda in alto e nient'altro. Finestrone bello grande. Nella parte dietro c'è un bel gavone in basso bello lungo e profondo, abbastanza profondo, il portabici e la scaletta. Nella parte sinistra qua c'è la corrente, questo è per l'aria del boiler, l'aria calda, lo scarico. Qua c'è il frigorifero, poi questa qui è il bocchettone per riempire la vasca dell'acqua potabile. Questo qua che si vede in basso, questo tubo qui, è quello della stufa a gasolio, è lo scarico, diciamo, della stufa a gasolio. Qui c'è un piccolo vano, si vede qua incernierato, con le due cerniere, e adesso non sto a aprirlo perché si apre male, poi dovrò sistemarlo. È un piccolo vano dove appoggiare roba, diciamo, di poco valore, perché è chiuso solo da questa chiusura qui che non è a chiave, cioè è aperto praticamente. Poi qua c'è il vano portabombole, questa è una comodità, c'è la porta del guidatore, è comodo, non tutti i camper ce l'hanno. In basso c'è il gradino e davanti c'è il serbatoio del gasolio. Anche da questa parte c'è un bel finestrone bello grande e questa è la finestra della cucina. Per prima cosa da dentro guardiamo la cabina, la normale cabina. Il cruscotto è il normale cruscotto del Ducato di quegli anni, dell'89, e come potete far caso al cruscotto è stato aggiunta tutta quella parte di plastica che c'è attorno, è praticamente una plastica aggiunta che copre il motore, sotto c'è il vano motore. Il fatto di avere il vano motore davanti, come tutti i motorhome, lascia parecchio spazio a terra, quindi la parte di cabina eccetera è tutta molto spaziosa, c'è molto spazio dal lato di qua. Qui c'è un vano sotto che hanno chiuso con questo coperchio e c'è un piccolo vano sotto che poi vedrò come sistemare diversamente. Tutta la cabina, se mi sposto di qua dovrebbe vedersi meglio, ha queste tende che praticamente girano tutte attorno nella corsia che si vede lì in alto, che gira tutta attorno, non so se si riesce a vedere, che praticamente chiudono tutta la parte vetrata davanti. I vetri sono scorrevoli eccetera. Cos'altro c'è davanti? Vediamo. La sedia lato passeggero si volta all'indietro, c'è la base girevole. Quello che voglio fare io è mettere la base girevole poi anche a quella lato guidatore e mettere per terra qua in mezzo, tra le due poltrone, quei supporti a pavimento dove inserire il tubo di metallo e poi il tavolino, e fare anche della cabina un salottino. Ora vi faccio vedere il letto. C'è la chiusura di sicurezza, poi il letto si abbassa e si apre in questa maniera e c'è il letto matrimoniale, che è bello ampio.
ci sono due luci, una da una parte e una dall'altra a seconda di dove si gira la testa, e poi c'è un lucernario con non ha la ventola ma la porta, diciamo il portello che si apre con la maniglietta. Il tutto è tutto incernierato, tutto diciamo con queste braccia come si può dire, meccaniche, quindi è abbastanza robusto, sembra piuttosto stabile, insomma. Proseguendo nella parte dietro vediamo la prima dinette, quella più grande, questa è una 4 posti, il finestrone che abbiamo visto da dietro, e la seconda dinette da 2 posti, piccolina, ovviamente tutte e due diventano, anche qua c'è il finestrone con le belle tende, qui c'è sopra, vediamo se si riesce a vedere, ok, un letto a castello. Questo letto, che è diviso in 2 parti e si apre, diventa un piano, appoggia poi su questo supporto qui, diventando appunto un letto a castello. Ovviamente anche le 2 dinette diventano letti, questa diventa un letto singolo, questa diventa un letto matrimoniale. E la cosa bella, che tra l'altro non mi è stata fatta vedere, l'ho scoperta poi io guardandolo, che ha un meccanismo particolare di apertura, molto, molto particolare. Adesso ve lo faccio vedere giusto per curiosità. Ok, vi faccio vedere come funziona questo letto, come fa a diventare matrimoniale. Praticamente tutti e 2 i pezzi hanno, allora sì, ovviamente si tolgono i cuscini, hanno questa sponda che alzandosi viene in fuori e quindi aumenta lo spazio disponibile. Adesso io questa la chiudo così ve la faccio vedere anche dall'altra parte. Praticamente è così. Dovrebbe vedersi meglio. Questo tavolo viene a questa altezza, da qui a qui. Dietro, poi ve la faccio vedere, c'è un materasso che però ha il fondo di legno rigido, che quindi quando va messo lì dove questa si è spostata rende robusto la parte di lì, fa il piano d'appoggio. Questo qua è quello che vi dicevo, se fate caso è lungo tutta la parte, tutta la lunghezza. Questo è morbido, quindi questa è la parte alta, questa qui è la parte morbida alta, e questa qua, e qui c'è dietro il legno, che quindi quando queste sono venute avanti e c'è il buco qua, questo rovesciato fa da fondo. Poi guardiamo qua in alto, qui c'è il pannello di controllo e un po' di armadietti. Questi sono quelli sopra la cucina. C'è ovviamente una luce interna e un oblò con la ventola, molto comoda. Sopra la cucina c'è un altro oblò senza ventola, solo con l'apertura. Questa è la cucina, c'è il fornello, 2 fuochi e il lavandino normale. Il frigorifero c'era, ma era solo 220 volt, questo invece è un trivalente, quindi gas 12 volt e 220 volt. Non è piccolo, è abbastanza capiente, normale, insomma, niente di che. Qua c'è
una dispensa abbastanza profonda con un cassetto anche, che poi probabilmente, non so, farò qualche modifica, vedremo, perché non mi sembra molto efficace, ma comunque vedrò poi. Qui dietro, qua in basso, dove vedete questa porticina qua, che sembra un vano praticamente inutile, qui c'era la vecchia stufa, la stufa a gas, che io ho fatto togliere, ho fatto mettere quella che di cui abbiamo visto lo scarico sotto, che è a gasolio, e prende il gasolio direttamente dal serbatoio del camper. Qui ho fatto mettere la porta giusto per non vedere niente, insomma, per chiudere il vano. Qua ci posso far stare qualcosa, insomma. Qua invece c'è un guardaroba piuttosto grande, quindi c'è possibilità di appendere panni. Qui c'è abbastanza di abbigliamento, c'è un piano abbastanza profondo, e poi da questa parte si vede poco, ma ok, si vede un po' meglio, c'è il resto del vano e così. Qui sotto c'è lo scaldabagno che ho fatto cambiare, adesso è uno scaldabagno elettrico a 220 volt. Questo è l'interruttore dello scaldabagno, questa è una presa di corrente a 220 volt, questo è il suo interruttore, e qua direi basta, c'è una bella luce qui sopra, non c'è cappa. E poi veniamo al bagno, la porta del bagno è qui, e il bagno adesso ci sono entrato 2 o 3 volte, si è un po' sporcato, ma come vedete è abbastanza grande, non è piccolino, c'è quindi tutto lo spazio per fare la doccia. Dietro c'è un mobiletto doppio più un mobiletto dalla parte di là. Qui ho già messo, qui c'era la toilette normale, quella con lo sciacquone, diciamo, l'ho già tolta, ho modificato, poi farò un filmato, ho gli spezzoni da fare. Ho già messo la toilette con poster. Questo è il lavandino, un piano d'appoggio. La doccia viene fatta con questo estraibile, che a me non piace moltissimo, però effettivamente per come è fatta è, diciamo, il modo migliore per farlo. L'unico pecca è che qui in alto, poi dove uno dovrebbe, diciamo, tenerla, non c'è nessun gancio per farcela stare, quindi eventualmente io ce lo metterò. Diciamo che è fatta per tenerla in mano quando ci si lava. Qui c'è uno specchio, ciao a tutti, la luce, un ripiano e dei mobiletti aperti per mettere la roba. Direi che anche qui non c'è nient'altro. Questa qui è la tenda che chiude, che va da qui, chiude verso la porta fino a qui. Questo qua è uno specchio, eccoci di nuovo qui, messo dai precedenti, dal padrone precedente del camper, che non so se lasciare o no, dà una buona impressione, dà un po' l'impressione di spazio, però è fatto con questa cornice di plastica che è un po' pesante. Magari più avanti vedrò di togliere la cornice, tenere solo il vetro e incollare il vetro, occupa meno spazio e niente. Direi che più o meno è tutto, quindi ci siamo. Farò poi un altro video dove vi dirò, perché io ho ritirato il camper già, diciamo che è stato guardato e controllato un po' tutto. Vi dirò poi che cosa è stato trovato, i difetti, i guasti, cose da riparare. Qualcosa è già stato riparato, qualcosa deve ancora essere riparato e ci penserò io.
Per ora direi è tutto. Faccio un'altra ripresa da qua davanti verso il dietro, giusto per capire l'abitabilità. È abbastanza spazioso, è un po' quello che volevo io. Qui c'è un vano abbastanza ampio davanti alla porta, la porta con il gradino. Questa che vedete è la maniglia della scaletta, della scaletta esterna. La porta, la normale porta, sarebbe stato bello avere una finestra sulla porta, ma comunque abbastanza, cioè di finestre ce ne sono tante, finestrone. Di qui la finestra della cucina che continua con il finestrone della dinette più grande, e poi davanti, come tutti i motorhome, ha un sacco di luce, molto luminoso, per il fatto che il letto è alto. Viene dentro molta luce anche dalla cabina. Per ora è tutto, al prossimo video, ciao!